I secondi piatti fanno sempre un gran figurone in cucina. Per questo voglio preparare insieme a te un arrotolato di vitello ripieno di salsiccia, porri e prugne della California. Iniziamo ad affettare i porri. Aggiungo un po' di olio extravergine di oliva in una padella antiaderente. Attendo che l'olio si scaldi e ci vado a saltare i porri. Un pizzico di sale e li salto per 5 minuti. E ora li lascio raffreddare. Per il ripieno del mio arrotolato ho previsto pancetta a fette, formaggio, porri, salsiccia e prugne denocciolate della California. Inizio spellando la salamella e poi l'andrò a sbriciolare. Trito le prugne denocciolate della California, le riduco a pezzetti. Le vado a mettere nella salsiccia e aggiungo anche i porri. E ora amalgamo gli ingredienti. Ed eccoci con la nostra bellissima fetta di vitello. Ovviamente bisogna prendere un pezzo di vitello, potrebbe essere anche un altro tipo di carne, e farsela aprire a libero. Poi, mettendo sopra un altro foglio, si può anche battere per renderla un pochino più sottile. Questo foglio aiuterà a non fare rompere le fibre della carne, altrimenti potreste bucarla. Ed ora comincio a distribuire il ripieno. Iniziamo con le fettine di pancetta tesa, puoi usare anche del bacon. E poi l'altra farcitura. Vado a spalmarla su tutta la superficie. E in ultimo il formaggio. Io l'ho tagliato a fette molto sottili. E ora vado ad arrotolare il pezzo di carne farcito dalla parte più lunga. La chiusura la lascerò verso il basso. E ora passiamo alla legatura. La prima cosa che bisogna fare è la gabbia, ovvero chiudere l'arrosto lateralmente e passarlo anche sopra e sotto. Quindi lasceremo un pezzettino di spago che pende da questa parte, passiamo sotto all'arrosto in questo modo e facciamo il primo nodo qui. E passiamo al lato, così. Torniamo sempre qui e facciamo il nostro nodo. Ora che abbiamo terminato di fare la gabbia, facciamo un piccolo cappietto in questo modo. Io ci passo dentro la mano, giro un paio di volte e poi prendo l'arrosto e faccio il mio primo nodino in questo modo e continuo così fino a terminare il nostro arrosto. Ecco, ho finito di legare l'arrosto, faccio passare di nuovo il filo qua sotto, taglio e lo lego al solito capo che avevo lasciato inizialmente. Ed ora andrò a sbucciare le cipolle, le carote, tagliarle in grandi pezzi così come per il sedano. La cottura che andremo a fare è una cottura su fuoco con una pentola di ghisa e un coperchio molto pesante. Questo perché? Perché la carne in questo modo rimarrà molto umida, al contrario invece del forno dove tenderà a seccarsi. Quindi in questa pentola che ho fatto scaldare vado ad aggiungere un po' di olio extravergine di oliva e poi inserisco l'arrotolato e lo faccio cicatrizzare su tutti i lati. Lo farò sigillare. L'olio è caldo, quindi vado a introdurre la carne. Attendo qualche minuto e poi vado a girarla su tutti i suoi lati. Adesso lo giro in questo modo e lascio altri 5 minuti. Sfumo con un goccio di vino bianco e lo lascio evaporare. L'arrotolato sta continuando a cuocere, il vino è evaporato, quindi io tutto intorno al nostro arrosto andrò a mettere le verdure a pezzi. Tutte le verdure servono a non far bruciare l'olio circostante e soprattutto alla fine della cottura andremo a frullarle e otterremo un gustoso sughetto. Aggiungo qualche foglia di salvia e qualche rametto di rosmarino. Aggiungo un mestolo di brodo
Lascio cuocere per circa 40 minuti, controllando di tanto in tanto sia che il brodo sia sufficiente per non farlo bruciare e sia per girare l'arrosto. L'arrotolato è cotto a puntino, l'ho avvolto nell'alluminio e lo lascio riposare così per mezz'ora, in modo che i succhi si ridistribuiscano nella carne. Per quanto riguarda le verdure andrò a versarle in una ciotola e le frullerò col frullatore ad immersione. Ecco, il mio arrotolato è davvero cotto a puntino. Che dici, lo portiamo a tavola?